Allora, volevo ringraziare il nostro Riccardo Barro che è venuto da Milano oggi per presentarci, al di là del suo lavoro al Sole 24 Ore, il suo grande progetto in Africa, che è stato l'Africa Time News. Riccardo, grazie. Grazie a voi. Il mio amico Armand, che vive a Douala, in Camerun, ha 2 lauree e un master in giornalismo, 35 anni, ma non ha nessuna speranza di trovare un lavoro, perché Armand non è legato alla famiglia del presidente che comanda in Camerun. In Africa, in tante zone africane funziona così. I posti principali di ministri, le aziende pubbliche, ma anche le opportunità di lavoro vanno alla cerchia della famiglia di chi ha potere, che in Africa è una cosa un po' allargata. E lui ha bisogno di lavorare, ma sogna di fare il giornalismo. Un giornalista o un poliziotto, un insegnante in Camerun e anche in molti paesi africani guadagna circa $60 al mese, a seconda dei paesi. Per fare qualcosa di concreto su un piano di reciprocità, quindi paritario, non di assistenzialismo, ma sul piano di rapporto reciproco, e poi per sviluppare qualcosa legato alla libertà di stampa, per dei giornalisti professionisti come Armand, abbiamo creato Africa Times News. Africa Times News comincia a pubblicare notizie nel gennaio 2009. L'idea è quella di creare un network di giornalisti indipendenti africani in ognuno dei 53 paesi del continente. È un sito di notizie che offre ogni giorno informazioni di politica, di economia, di cronaca, ma anche di sport e cultura dall'Africa, per l'Africa e per il resto del mondo, usando la velocità e l'economia, non costa niente, costa poco, di internet. L'Africa è il continente che appare di meno sui media. Le notizie dall'Africa non appaiono sui media occidentali, se non per le tragedie, gli esodi biblici, le guerre, il genocidio. In realtà ci sono mezzi di informazione in Africa. I giornali sono di solito composti da poche pagine e ci sono in tutte le città africane, in tutti i paesi. Il principale media resta ancora la radio che in tutti i villaggi, anche più sperduti, c'è, no? E dà anche notizie, oltre alla musica che è la colonna sonora di tutta la vita degli africani. Comunque ci sono interi paesi da cui non arrivano nessuna notizia in Occidente, che per noi sono solo un puntino su una mappa geografica. Nei paesi più sviluppati come il Sudafrica, il Kenya o altri paesi, la Nigeria, ci sono alcuni giornali online sviluppati come quelli occidentali, ma non c'è nessuno che copre tutto il continente, no? Il sistema informativo è organizzato in questo modo. Ci sono le agenzie di stampa internazionali più grandi, ad esempio Reuters, France Press e Associated Press, che hanno dei corrispondenti, delle antenne nelle principali città africane, che sono appunto Nigeria, Kenya, Sudafrica, Algeria, Egitto. La BBC e la CNN hanno delle pagine nei loro website che sono dedicate all'Africa, fatte con le notizie di agenzie. E poi di tanto in tanto i corrispondenti dei giornali più importanti, che possono pagare i viaggi, arrivano nelle aree di crisi, no? Dove ci sono le guerre, stanno lì in 15 giorni, li porta in giro qualcuno con una macchina, con una guida, e cercano in 15 giorni di dare una visione del posto, che è comunque fatta dall'occidentale, parziale, di persone che non conoscono la situazione locale. L'idea di Africa Times è proprio quella invece di creare un network di giornalisti africani, quindi giornalisti africani che parlano del loro luogo. Ecco. È nata in Camerun, a Fontem, in un'area rurale nella foresta equatoriale, dove nel 2009, a gennaio 2009, ho tenuto un corso di giornalismo per giovani reporter africani. Il sito è aggiornato ogni giorno attraverso questi giornalisti che per ora sono presenti in Camerun, in Costa d'Avorio,
in Kenya, nella Repubblica Centroafricana, in Burundi e in Burkina Faso. Gli investimenti per creare una cosa del genere sono limitati, perché appunto lo stipendio di una persona, di un giornalista medio, va dai 50-70 euro in Africa, e quindi con 5.000 euro al mese si dovrebbe dare un lavoro a 50 persone nei loro paesi. Il resto dell'investimento concerne i computer e il costo della connettività. Al momento ci sono anche problemi legati alla diffusione di internet in Africa, perché l'Africa è il continente che ha i tassi più bassi di diffusione di internet rispetto al mondo. In Africa c'è il 14% della popolazione mondiale, ma ci sono solo il 3% degli accessi a internet mondiali, e meno dell'1% degli africani hanno una connessione a banda larga, veloce, no? Il computer poi non è molto diffuso in Africa, perché è diffuso nelle città e non dappertutto. Tutti però, anche nei villaggi più remoti, nell'Africa rurale, che è il 60% dell'Africa, forse il 70%, hanno il telefonino. E come oggi anche noi riceviamo le informazioni attraverso i telefonini di nuova generazione, gli smartphone, che hanno appunto questi video con cui si può navigare su internet, nei prossimi anni sarà più semplice anche in Africa, anche più economico, vedere internet attraverso i telefonini, quindi ricevere notizie attraverso i telefonini. L'idea è, in un primo momento, di Africa Times, se continuerà a crescere, a svilupparsi, attraverso il sostegno di istituzioni, ONG e società private. Ma l'idea finale, l'obiettivo finale di una seconda fase è di far sì che questo progetto possa essere sostenibile, vendendo i contenuti, le notizie agli operatori africani. Pensate ai mondiali di calcio sudafricani che si sono appena conclusi, il main sponsor era sudafricano, oppure intercompany o istituzioni o società che hanno interessi in Africa. Per esempio MSN, che è il portale di Microsoft, dice già adesso che l'Africa e il Medio Oriente è il mercato a più rapida crescita di internet. Però per far andare avanti questa idea abbiamo bisogno del vostro aiuto. Questa io la chiamo pazza visionaria idea, ho bisogno di un pazzo visionario altrettanto che possa credere in questa nostra pazza missione.